Eccoci qua amici, buongiorno. Sono circa le 11 del mattino. Stamattina mi sono dedicato nel continuare la prima linea del muro e tra l'altro io ho questo vizio, anzi non so se è un vizio oppure faccio bene, che quando finisco la linea, la prima, ci cammino sopra e vedo se sbarullano. Ora qui si dice sbarullare, ma ondeggiano, si muovono, perché chiaramente il primo, vedete qui ho fatto un incastro perché c'avevo questo spazio, perché mantengo questa pietra sopra. L'importante è che non si muovano le pietre, perché in questo modo è ben stabile, almeno il primo cordone. Ora queste pietre è stato veramente un casino metterle perché erano veramente pesanti. Poi ho continuato tutta la linea fino in fondo usando le pietre più grosse, quindi togliendomi i pesi maggiori. Tra l'altro è stato un vero casino. Come vedete ho fatto un riempimento importante che poi continuerà a esserci anche quando si va a salire sopra, fino a qui in fondo, dove mi sono legato al muro già esistente, che ho dovuto fare una manovra un po' di taglia e cuci perché c'era una pietra sotto che affiorava e non si riusciva a levare. Però dai, mi ritengo soddisfatto. Adesso continuo a fare il secondo strato, dovrò mettere qualche pietra perché chiaramente vedete sono un po' a scalini perché ci sono anche delle pendenze e c'è molta roba che si può legare, quindi per questo sono molto contento. Non sono proprio tutte allo stesso livello di pareggio, di pari, perché chiaramente il terreno cambia, si va in discesa, si risale, poi c'è tanta terra che non ho tolto perché non riesco a farlo, però mi ritengo molto soddisfatto. Secondo me come inizio va bene. Sono anche contento per le pietre che ho trovato, perché secondo me si riesce a ottenere un buon risultato. E niente, adesso continuo nel mio percorso e vi tengo aggiornati. Allora, è iniziata la seconda fila, si comincia a riempire la seconda fila, mi raccomando. Questa cosa ripeterò sempre, ma non perché voglio essere un maestro, ma perché secondo me è una cosa importantissima. Il riempimento fatto solamente da sassi, la terra non ci deve essere, sassi piccolini, sassi grossi, quello che ci avete va benissimo. Se fate un mix sassi piccoli, sassi grossi, così si ottiene un filtraggio incredibile, come facevano i romani nelle strade, che alternavano, e si riempie tutta la parte che si vede dietro, così da chiuderla, così da fermare, perché si fermano anche le pietre in questo modo, si fanno andare anche nei punti più impervi, così diventa un blocco unico, una tenuta massima, e si ottiene un gran bel risultato secondo me in qualità di filtraggio e tenuta della terra. Quando siete a fare i riempimenti avete delle tavole così piccoline, da queste si può fare un riempimento perché basta batterle e si formano tanti piccoli sassolini che si possono buttare dentro al muro, oppure anche con un martello. Io non uso martelli perché queste pietre qui si rompano a usare i martelli. Io parlo delle pietre grosse, quindi uno strumento non l'ho mai utilizzato, però se queste pietrine qui le battete con martello formate un ottimo riempimento. Per lo stesso discorso ho fatto prima, ma vedete qualche zeppa l'ho messa perché è fondamentale in qualche caso. Vedete qui ne ho messa una, poi ci ho legato sopra, e chiaramente fare un muro a secco, poi sicuramente ci sarà 1.000.000 di persone più brave di me a farlo. Io non sono bravissimo, cioè io vi sto raccontando questa esperienza, però secondo me, per quanto riguarda la mia tecnica, secondo me fare un muro a secco fatto completamente a cerniera, senza mettere zeppe, è difficile, a meno che non abbia tutti i sassi uguali. Ma avere tutti i sassi uguali è quasi impossibile. Vedete, qui ho messo due sassi che meno male superano di tanto l'altezza, perché ci stanno bene con quell'altro sasso. Creo, diciamo, un'altezza. Tra l'altro adesso io lo potrei anche girare all'ingiù, ora studio un pochino, e
e qui ci metterò un'altra lastra. Chiaramente poi uno oscilla, cerca di rifare sempre i pari, ma è impossibile secondo me. Sono abbastanza soddisfatto. Ora mi sposto di là, che c'è da fare un bel lavoro anche di là. Piano piano si sale. Diciamo che per essere oggi, insomma, sono le 5 di pomeriggio, almeno altre 2 o 3 ore di lavoro, si va avanti, spediti, e diciamo che si comincia a vedere, non la fine, ma si comincia a vedere piano piano la costruzione di come può venire, diciamo, alla fine. Stare sempre molto attenti ai piedi, ragazzi, e alle mani. Con queste pietre qui ci si ammazza. Oh vai, piazzata. Tac. Non sbarulla nemmeno poco, e qua dietro ci si mette un sassolino e non sbarulla più. Amici, buongiorno, eccoci qua e vi aggiorno un po' sulla situazione del muro. Ieri sera vi ho fatto vedere un po' le cose andavano avanti. Sono al terzo strato fino in fondo, adesso devo fare il riempimento, guardate, devo riempire totalmente anche di qua. Qui c'è veramente un gran bel riempimento e serve. L'unica cosa è che guardando la struttura c'è sicuramente qualche imperfezione, perché ho utilizzato sassi improbabili, sassi grandi. Non è, cioè, è bello, non è che, però in questo momento sto cercando di eliminare del tutto il senso artistico, perché via via che salgo col muro c'è sempre meno sassi. Io ho paura che non mi bastino. Qui nelle vicinanze c'è un mucchio di sassi, però quindi sto cercando di sfruttare il più possibile i sassi grossi, cercando di incastrare il meglio possibile per vedere di fare il meglio possibile. Ho recuperato questa zona qui che non so se vi ricordate guardava verso il basso, ho messo qualche zeppa perché era pieno di terra, ho buttato tutta la terra giù, guarda, ci sono anche dei sassi che non ho riutilizzato. E sto continuando, vado avanti nel mio percorso e non è facile perché come vedete qui ci sono dei sassi che proprio ho messo, questo bisognerà poi pareggiare, insomma non è facile, però secondo me bisogna usarli, perché se no, se uno guarda sempre sassi poi alla fine arriva a un certo punto, dice ora che si fa, e poi magari ti rimane roba grossa che quando sei arrivato a questa altezza non riesci più ad alzare. Quindi meglio sfruttare i sassi grossi all'inizio, levarseli e poi magari successivamente si usa quelli più piccini, più bellini. Tanto la struttura del muro è importantissima e va benissimo anche con i sassi grossi, hanno una maggior tenuta, però io torno a ripetere sempre il concetto che il riempimento è la cosa più importante, secondo me.